Google ci dice di fare questa strada perché andando dritti ci vogliono 3 minuti in più. Oh, a occhio e croce dobbiamo andare a destra. No, forse. Non avevo esperienza né un piano preciso. Ho preso la moto e sono partito per un'avventura solitaria nei Balcani. Questo è il mio diario di viaggio. You have to be aware because if it falls down it's not easy, but yeah. You love this. Yeah, because it gets you freedom. This is freedom. Yes, Yeah, you can go everywhere. everywhere, stop everywhere, visit, Yeah. yeah, everywhere, parking. Parking is good everywhere. Yeah, it's not perfect, but you can do anything. Photo of the camera, this is. Yeah. Yeah, so I take pictures. If you like, then Yeah, always ready. always ready. You hit a button and you take pictures. So when you drive, you can take pictures of the scenery, the wonderful landscapes. Here now you drive from Sofia, huh? Yeah, I'm going to Sofia. So, Yeah. very difficult for drive. Hey. Well, good. You gotta be careful, but it has to be very, very cool. Wow, with so many cameras and so wow. Yeah. You're recording everything, huh? As much as I can, but everything you record is a lot of space because shooting in 4K logs is quite heavy. So you have to select, especially for the discs, for backup and master, and so you need to have a lot of space in your hard drives or SSD. The logistic is not so easy. Yeah. But it must be very cool with this. So Yeah, I love it. I love to be around my motorbike. nice. See you there. See you there. See you there. Yeah. Okay. Thank you. See you. Bye bye. Bye. See you. Bye. Ciao. Ok, l'ultima corsa di questo viaggio, la corsa che ci porterà a Sofia, destinazione finale di questo piccolo ma avventuroso viaggio nei Balcani del Sud. Ho salutato la proprietaria di casa, ho salutato un nuovo amico, Jordi, un insegnante bravissimo fotografo, che probabilmente potremmo incontrare anche nella prima tappa di questa giornata, che è a poca distanza da qui. In realtà si tratta dell'ossario di Veles, posto di cui parleremo a breve. C'è un bel sole, una giornata terza, e questo mi fa pensare che le ore centrali della giornata saranno belle e impegnative da un punto di vista della gestione delle temperature. Siamo proprio a fianco all'autostrada. Veles. Si inizia a intravedere, eh? Sempre fa ste strade assurde, poi c'è un'autostrada per arrivarci. Che miseria. Tutto matto questo.
Google, sei pessimo, ok? Sei pessimo. Mannaggia a te. Vediamo un po' dove mi hai portato. Ok, quantomeno la destinazione è giusta. Ecco Jordi. How steep was this? I was not sure that my car would make it. Yeah, but I think there's a better way to come. Yeah, there is. Just another way this last year. It's just Google sometimes. I have the feeling that Google Maps, especially in Albania and here in Macedonia, it does quite strange things. Yeah, yeah, I agree. Questo è l'ossario di Veles. La sua forma richiama un bocciolo di papavero che si apre sulla cima della collina. A me ricorda anche un elmo in qualche modo. It's beautiful architecture. Yeah, it's beautiful. Negli anni 70 e 80 questo genere di strutture venivano chiamate spomenik, monumenti nati per commemorare la resistenza e costruire una memoria condivisa tra i popoli della Jugoslavia contro il fascismo. Fu inaugurato nel 1979 come sacrario per custodire i resti dei combattenti partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni questi territori erano sotto l'occupazione del Regno di Bulgaria, alleato della Germania nazista. Anche qui, come a Kruscevo, nacque un movimento di resistenza che prese parte alla liberazione insieme ai partigiani guidati da Tito. È a quelle persone che questo luogo rende omaggio. Nella cripta sotterranea sono sepolti i resti di circa 100 partigiani macedoni della brigata di Veles, caduti tra il 1941 e il 1945. Dopo la disgregazione dell'ex Jugoslavia è stato oggetto di vandalismo e le targhe esterne sono state portate via, rubate. Fortunatamente la parte interna era sigillata e protetta, permettendo di salvare il mosaico più grande della Macedonia del Nord, opera del pittore Petar Mazev, un'opera di circa 220 metri quadrati che racconta in modo espressionista la storia del popolo macedone. A partire dai primi anni 2000 la situazione è progressivamente cambiata, grazie a una riscoperta della memoria storica e all'interesse internazionale verso l'architettura monumentale jugoslava. Oggi l'interno è generalmente chiuso al pubblico, abbiamo quindi soltanto potuto sbirciare attraverso le vetrate. There's not an opening. There is like this signing. Look, if you come here, Yeah. you see it. There is like this signing book with a pen and so. Yeah. It's probably still. Sometimes maybe they open. Maybe there's a phone call you can do to visit this. There's not an opening time, so No. Ma dall'esterno l'architettura parla comunque da sola. comunque un'opera monumentale la vedi fondamentalmente da chilometri di distanza. La memoria qui non è confinata nei musei, è disseminata lungo le strade, sulle colline. La storia di questi paesi continua a far parte del paesaggio. I have to watch what are you doing with all this content that you're filming? I think, I don't know yet, but I think I'll put it on YouTube. Okay, I think YouTube. like a travel blog. Yeah, something like that, yeah. At the moment I have all this material, and when I come back I start editing and we'll see, probably YouTube. Maybe I send you a link. Yes, please. If you do something with it, I would love to see it. Yeah. Sometimes I've been watching some Italian Content creator? content creators, or like travel content creators, because sometimes it was like I wasn't finding the right information in YouTube or the kind of video that I wanted to watch in Okay. Spanish or in English. Okay. And then I found out that some Italian guy was doing it. I can't remember names, but I remember watching some Italian videos. There is a content creator in Mallorca
You can find him in the middle of Africa or Okay, in everywhere. He travels all around the world with his bike, also with his motorbike. Oh, motorbike. Yeah, he's been traveling all around Africa with his motorbike, and especially among bike lovers like you, he's very, very famous. Yeah, and his content is in Spanish or? Spanish. Okay. Yeah, there are many moto vlog creators. The most famous one in the world is Itchy Boots. It's a girl from Holland Uh-huh. that travels with her motorbike, and every year she changes the motorbike, and she went everywhere, and she has like 3 million followers. It's crazy. It's crazy. In Italy, there is also a lot of content creators, but the main difference I think between Italy and Spain is that in Italy there are lots of content creators, as far as I've seen, that they make their content in English. Yeah, And in Spain they make it. Most of them they make it in Spanish. It's probably because the main difference between Spain and Italy is that 60 million people in the world who speak Italian. Yeah. Spanish. It's lots of Spanish content creators. They also think about Latin America. yeah, sure. Because in Latin America you have like almost 500 million people. Yeah, that's the reason. So you can create your content in Spanish and you still reach lots of people. Yeah, that's the reason, I Yeah. think. Problem is in Italy we are not so good in And English. Spanish neither. Yeah, so you need a good base of English, and I have not. So In the end, especially if you're like travel content creator, you end up speaking good English, because if you travel a lot, you end up speaking a lot of English. yeah, sure, for sure. And I don't speak English that often, so for me now it's a little bit. I feel like I'm a little bit. Yeah. I have to speak slowly, and sometimes I have to think about. When I've been traveling for a very long time, and I've been speaking English almost every day for months. In the end, it's. Yeah, in the end you go straight. And these people is there, even though they may come from Italy, from Spain, from whatever, they end up speaking very, very good English because they Yeah, just practice. you're forced to speak. So yeah. So it's every day. yeah. Procedi in direzione ovest verso R1312. Rico, the exit is this way, yeah? This way. Yeah. Yeah, Don't go that way. I remember last year I was going that way, so look for a way there. Okay. No matter what Google Maps tell you, it's that way, okay? Thank you. Have fun, drive carefully and enjoy. Okay? well. Thank Ciao. Bye bye. Ciao. Ok, ripartiamo. Anche Jordi, il mio amico spagnolo che ho conosciuto ieri sera alla guest house, lui è in macchina, ha dovuto fare la strada che gli ha consigliato Google all'andata per arrivare qua su, eppure lui stava un po' impanicato, aveva paura che la macchina non riuscisse a salire. E io per un attimo me la sono vista un po', perché con una pendenza tale, in salita, in curva, ho faticato un attimo per salire. Comunque ripartiamo alla volta di Sofia. Questa sosta è stata bella, l'architettura di questo posto è pazzesca. Tutte queste opere moderniste degli anni 70, comunque facendo parte dell'ex Jugoslavia, hanno un fascino molto molto forte su di me. Ok, allora aspettate un attimo. Ok, non stavo capendo dove dovessimo andare. Ragazzo interessante Jordi, abbiamo più di una cosa in comune a livello di interessi anche. E niente, apprezzo sempre il fatto che nel viaggio in solitaria sei molto più predisposto a conoscere e diciamo avere interazioni con altre persone, e al tempo stesso le altre persone probabilmente sono più predisposte a conoscere te, perché il rapporto uno a uno diventa molto più diretto e, se vogliamo, tra virgolette, entra un pochino più in profondità rispetto al viaggio di gruppo o comunque in compagnia. Di base, quando sei con altre persone che sono un po' la tua zona di comfort, quindi le persone con cui stai sempre o con cui stai spesso,
tendi a chiuderti in quel mondo lì ed è più raro che tu apra delle porte verso gli altri, o quantomeno io noto questo in me stesso, e al tempo stesso credo che gli altri, nel vedere già a partire da una coppia fino ad arrivare a chiaramente un piccolo gruppo di persone, siano più inclini a non turbare e non violare quegli spazi e quella microcomunità che si è creata all'interno di quel gruppo. Mi sto un po' incartando nel parlarvi di questa cosa, però spero che il concetto che vi voglio far passare sia chiaro. Di base, quando sei da solo, sei come una spugna che vuole assorbire tutto quello che ha intorno. Quando sei in compagnia di altre persone, quella spugna funziona a metà. Il che non voglio dire che sia peggio, perché è bellissimo condividere con le persone a cui vuoi bene, o con cui ti diverti, o con cui sei in sintonia. Però è un tipo di fruizione diversa del viaggio e dell'esperienza in sé. È solo diverso, non è né meglio né peggio. E io sono piuttosto incline a questo tipo di viaggio. Ma che bella quella ferrovia che passa proprio in mezzo ai campi. Chissà se è attiva. C'è il segnale del treno che passa e dell'auto che va contro il treno. Quindi attenzione. Là c'è una ferrovia chiusa, qua c'è una struttura probabilmente abbandonata. Ecco la ferrovia nella quale bisogna stare attenti a non scontrarsi contro il treno, ma qua mi sa che il treno non passa da un po'. Affascinante, eh? Mi verrebbe da correre lungo questi binari con la moto. Molto divertente. Mamma mia, sto caldo a me mi uccide proprio. Caspita, ci prendiamo l'autostrada. È veramente faticoso andare in questi spazi così aperti sotto il sole, le strade dritte, nessun paese, nessuna attività. È faticosissimo anche solo tenere gli occhi aperti. Quindi io spero che finisca presto sta parte. Mi devo fermare un attimo. È troppo pericoloso. Devo prendere un attimo di... solo che non c'è un angolo di ombra, non c'è... è tosta. Oh, mamma mia! Che fatica, che fatica! Stazione di servizio. Quello è un ottimo modo per fermarsi. 10 km. Come 10 km? No! 10 km no! Ok, siamo vicini a una svolta a destra. Caspita! Wow!
Google ci dice di fare questa strada perché andando dritti ci vogliono 3 minuti in più. E questo è interessante perché probabilmente ci porta in una strada un po' più carina, un po' più movimentata. Vediamo un po' se ci sveglia dal torpore. Beh, bella è bella, eh? Sette chilometri. Vediamo un po' come prosegue. Ah, me l'aspettavo. Google, hai sempre ottime idee per movimentare una giornata che rischia di diventare noiosa. Ok, qual è la strada di queste due? Interessante che sono due strade parallele. Ma occhio a quest'altra. Vediamo un po'. Ok. Stanno parecchi rifiuti su questa strada. Speriamo che non sia a rischio di bucare. Vabbè, andiamo. Wow. Ok. Wow. Ecco, questo tipo di terreno è un po' una novità per me. Questo è il tipo di fondo che se piove non deve essere proprio gradevole. Praticamente sto dentro un solco obbligato, non posso andare né a destra né a sinistra. Qua la moto va da sola praticamente. Ok, usciamo da qui. Ok. Wow, ok. A occhio e croce dobbiamo andare a destra. No, forse no, forse sempre dritto. Andiamo a vedere. La strada qua mi dà l'idea un po' di finire, Forse non è una buona idea. Vabbè, siamo in ballo. Balliamo.